David, it happened. Merry Christmas. It's not your fault. Per la prima volta non so con quali parole iniziare questo video. Ciao, per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Roberto Ricotta. Nella vita per lavoro racconto storie aiutando gli altri a farlo e facendolo anche per gli altri, perché mi piace immergermi, scavare e vivere le storie di altre persone oltre che le mie. Ma mai prima di oggi mi sono trovato con così poche parole. Sto registrando, sto cercando di tenere la roba più naturale possibile perché voglio davvero farvi percepire quelle che sono state le emozioni che ho provato. Per questa storia dobbiamo fare un salto indietro di 2 mesi. Dopo metà anno dall'avvio della mia attività come videomaker in Australia, dove mi sono trasferito per follia, per amore, perché la mia ragazza è di qui, il business è arrivato a un punto in cui, dopo tanti sforzi ovviamente, mi ha dato la possibilità a livello economico di poter investire in un ufficio. Nel momento in cui ho ricevuto quelle chiavi mi sono pure messo a piangere da quanto ero felice. Gasato dalla cosa, mi sono messo subito al lavoro. Ho preso praticamente 3 settimane in cui ho fatto full immersion, vi ho portato con me in alcuni video qui sul canale dove ho arredato da zero lo studio e l'ho sistemato in maniera tale da renderlo il più efficiente possibile dal punto di vista lavorativo. Arrivati a dicembre, a ridosso di Natale, io finalmente avevo praticamente finito tutto quello che dovevo fare. C'era solo qualche intoppo perché pioveva un pochettino dalla finestra quando pioveva. Qui purtroppo in Australia quando piove forte. Ero lì pronto per fare dei lavoretti, chiudere lo studio e riaprire all'anno nuovo. Questa forse è stata la cosa che più di tutte mi ha fatto stare male e mi ha fatto crollare. Adesso metterò in play i video elencandovi proprio come sono andate le cose e che cosa ne sarà del futuro. Però prima di continuare volevo ringraziare lo sponsor di questo video, Fisco Zen. Fisco Zen è un servizio online col quale potete gestire o aprire, se non avete ancora, la partita IVA, che semplifica tanto la vita dei liberi professionisti perché rende semplice una cosa che soprattutto in Italia non lo è: la partita IVA, la sua gestione, e soprattutto col 2024 dove è stata inserita l'obbligo della fattura elettronica ti consente di fare tutto davvero con un click. Fisco Zen è una piattaforma semplice, dritta al punto, e ha soprattutto una feature utilissima che è il calcolatore di tasse in tempo reale, e soprattutto avete poi sempre un commercialista dedicato esperto nel vostro settore pronto a rispondervi tramite chat, email o telefono. Io da tutto questo ho tirato fuori una bella cosa, perché è grazie al fatto che sono un libero professionista che la flessibilità di questo mestiere mi ha consentito di rialzarmi con molta più velocità rispetto a quello che sarebbe stato un lavoro normale. Oggi più di prima ringrazio tantissimo il Roberto del passato, di quando finita la scuola ha deciso proprio di fare il passaggio da amatore a professionista, aprendo poi la partita IVA. Se state ancora pensando se fare questo salto, di buttarvi anche voi in quello che è davvero, quando dicono uno stile di vita, è davvero, perché non c'entra nulla con la vita da dipendenti, io vi straconsiglio, detto dal cuore, di cliccare il primo link in descrizione, perché avrete accesso ad una consulenza completamente gratuita con un esperto del team di Fisco Zen, al quale potrete fargli delle domande sulla vostra di attività e su qual è la strada giusta, codice Teco e tutte robe tecniche varie giuste per la vostra situazione e per il lavoro che volete trasformare in vostra professione. Andando a noi, era periodo di Natale. C'erano venuti a trovare i genitori della mia ragazza. Ciao, everybody. Direzione studio. E loro che vivono off grid e sono molto bravi a costruirsi cose, si stanno costruendo casa da soli per intenderci, erano le persone giuste alle quali far vedere il mio studio e sistemare le cose che non andavano, tipo 2 gocce d'acqua che entravano dalla finestra. Welcome guys. Oh, so good. Look at that. How fabulous. Is that it? Yeah, that's the light. Oh my god. Look. You found that on the side of the road? Yeah, on the street. Really? Oh, on the side of the road. Yeah. That is insane. Il giorno dopo, me lo sto ricordando perché davvero questa è la prima volta che riguardo tutto il girato, ho voluto rimuovere per un pochettino. Il giorno dopo siamo andati da Bunnings, che è una sorta di brico dove vendono di tutto. Abbiamo comprato degli attrezzi per sistemare anche una grondaia da mettere sul tetto del garage. Ho speso davvero una barca di soldi, però insomma ci siamo messi subito al lavoro. Lo ripeto, era il 24 dicembre, vigilia di Natale. David, mio suocero, 70 anni appena compiuti, ha davvero una manualità pazzesca. Sa fare cose che io, che sono abituato a usare ste mani solo dietro la tastiera, potevo solo prendere spunto. Per far sì che la pioggia non si accumulasse proprio sopra la porta del garage, cosa che in passato era successo, abbiamo costruito un'estensione della grondaia. Abbiamo ritapezzato il tetto con del nastro isolante perché stava cadendo giù per via del calore. In Australia non solo piove tanto, ma fa tanto anche caldo.
caldo in estate, qui è estate, sì, abbiamo le stagioni al contrario. E mentre stavamo tagliando gli ultimi pezzi, purtroppo inizia a diluviare. Why do you think that it comes from the tires? Praticamente ci rendiamo conto che inizia a piovere dalla finestra. Stesso problema che avevo avuto verso fine novembre, ve l'avevo raccontato in uno degli ultimi video. Quello che abbiamo fatto è stato tagliare via la piastra che si trovava sopra la finestra per capire se quest'acqua entrava dalle mattonelle del tetto oppure se effettivamente entrava dalla grondaia esterna. Basta infilare la mano che scende ancora più acqua. Ero nelle mani di mio suocero Davy. Mitico David. Letteralmente 1 minuto e mezzo dopo quella clip succede qualcosa di molto più grave. Oh shit. Inizio a entrare un pochettino nel pallone. It's coming from where? Mi si sta aumentando il battito cardiaco adesso solo a rivederlo. Entra acqua da sotto la porta del garage. Significa che fuori il livello dell'acqua probabilmente è molto alto. Sapevamo che la situazione era grave. In tutto questo Davy tranquillissimo, io inizio a cagarmi addosso dalla paura. Like I never seen it this much. Fuck. Quello che penso di fare è prendere tutta l'attrezzatura elettronica. Il mio primo pensiero è sopraelevarla. Apriamo la porta del retro. Ovviamente tutto il prato era sommerso dall'acqua. This is the end. Questa è la fine. I'm fucked, Davy. Like what if it rains all night? Ad una certa mollo il telefono, lo piazzo sul cavalletto e avvio un timelapse. Spero voi possiate apprezzare questa cosa nonostante il momento difficile. Volevo tanto documentarlo, sono grato di averlo fatto, però non avevo la testa di continuare a stare col telefono. Dovevo pensare a salvare tutte le componenti elettroniche. Lì dentro avevo un totale di circa $25.000 australiani di attrezzatura elettronica. Ad una certa il timelapse si blocca perché ricevo una chiamata. Mi chiama Dale, il proprietario dello studio. Non l'ho potuta registrare, però la chiamata fa: Roberto, dove sei? C'è tutta la strada allegata, l'acqua ha sommerso tutte le macchine, sta scendendo adesso tutta verso il tuo garage. Letteralmente 9 minuti dalla clip del timelapse e questa clip che adesso vi metto in play e l'acqua è quasi arrivata alle ginocchia. Amore, we are gonna be late. Try to understand, don't be angry. Davy, it's safe. Dale is helping us. Okay. Davy, it happened. It happened. Shit happened. Merry Christmas. Talk about washing the floor. I told you to wash the floor. I didn't mean to flood it. You filled the bucket too much, Robbie. Ok. E questa sarà ufficialmente l'ultima clip che giro, perché poi inizia tutto quello che non vi ho potuto raccontare in forma video, perché lì è davvero diventata la situazione grave al punto che non c'era più la testa di fare un video e documentare l'accaduto. Io tremo e la prima cosa che faccio, la prima cosa che prendo è il mio computer con i vari hard disk. Quello che penso è: se devo perdere tutto, ok, però quantomeno i dati e la possibilità di montare me le porto in salvo. In quel momento pensavo che avrei potuto solo scegliere una cosa, perché letteralmente 9 minuti, ragazzi, da che c'erano delle goccioline dentro, c'era un pochettino di acqua, a che avevamo l'acqua quasi sopra le ginocchia. Dale apre casa, lui ha la proprietà della casa a fianco al garage e io esco fuori praticamente quasi nuoto per uscire, perché l'acqua fuori era di un livello ancora più alto rispetto a quella che era arrivata dentro il garage. Poso lo zaino con l'attrezzatura, corro di nuovo dentro lo studio tremando dal freddo, nonostante fosse estate, e continuo a salvare roba. Mi guardo attorno e cerco nella maniera più veloce possibile di mettere tutto via dallo studio il prima possibile. Non sapevo nella mia testa quanto ancora alta sarebbe arrivata, perché tutta quest'acqua era a meno davvero di 60 minuti di pioggia. Meno di 60 minuti. Quindi dentro di me ho detto: ok, quello che posso salvare lo posso salvare solo adesso. Quindi in 3-4 box riusciamo proprio quasi a svuotare tutto. Le uniche cose che rimangono sono l'arredamento, tappeti, sedie, scrivania, frigo, divano. Il momento in cui mettiamo tutto in salvo nella casa del proprietario del garage smette di piovere. Dopo nemmeno 5 minuti giro questa clip. Peggio è passato. Madonna. Con la stessa velocità con la quale si è alzata fino alle ginocchia, se n'è andata via. Aggiungerei per fortuna, però ormai carico tutto in macchina, vado a casa e crollo. Parte di questo crollo è stato dato da una sensazione di colpa, senso di colpa. Quando
ho finalmente preso le chiavi di questo studio, sì, ero davvero tanto felice, perché era un garage a 2 passi dalla spiaggia dove vado solitamente a surfare, Bondi. Era davvero super carino, era davvero il sogno australiano, cioè quello che uno si immagina quando dice vado a vivere in Australia, surfo e poi lavoro. Però una roba che poi non vi ho mai raccontato è stata che comunque ho sempre un pochettino dubitato di questo posto, o quantomeno era una sensazione che avevo dentro di me e che qualcuno ha pure condiviso nel video dove vi raccontavo che mi entrava un po' di acqua quando pioveva dalla finestra. Il Roberto interiore sentiva che questo posto era fico, però non era all'altezza della mia professionalità. Sì, c'era il dubbio, mi entra un po' di acqua, però capito, 2 goccioline dalla finestra, che succede? Il senso di colpa rimane e mi viene un attacco di ansia. Tutta l'adrenalina che il mio corpo mi ha dato nel salvare tutta la roba mi si è rivolta contro e mi ha investito. Meno male che c'era Kamala, c'era la famiglia di Kamala che mi ha supportato. Ed era la vigilia di Natale. Buon Natale a me. Combattiamo la tristezza con questo panettone Bauli che mi è costato una quarantina di dollari e non sarà nemmeno il panettone più buono della mia vita. Dai, è un panettone. Alla salute. Non sono proprio nell'umore oggi. Il piano di oggi è non pensare a quello che è successo. Sarà difficile, ma devo farlo perché sennò vado in burnout. Insomma, cerco di staccare la spina, facciamo una passeggiata. Show your look, your outfit. So, what do we have? We got Op Shop tiger pants, Yeah? Op Shop flannelette shirt. Yeah? I bought this new, and then, Oh. cut the sleeves off. Because you don't like sleeves. I don't like sleeves and I don't like collars. I didn't cut the collar off this one. And then hat. And my lovely second-hand hat that covers my 70-year-old head. And your badge. And my badge. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. I don't have one, but I've got other things. Free Palestine. I got a badge. Free to all humanity. May we all live in love and peace. Merry Christmas, guys. Merry Christmas, everybody. Buon Natale. Buon Natale. Siamo arrivati a Bront, che è una delle spiagge più incasinate qui a Sydney. E fa ridere la cosa perché sono tutti col costume rosso e i capelli di Babbo Natale. Tutti, letteralmente tutti. Rosso, 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 altri rossi. Io sono l'unico pirla senza costume. E le onde sono carine. E poi ovviamente ci aspetta un bel pranzetto. Wow, wow, so much food. Merry Christmas, guys. Merry Christmas. How does it work? Ah! You got a haircut. Ah! Questa è una cosa australiana. Somebody do mine with me. What's inside? A hat. Ah, Oh, can I have the red one? yeah. Tutto è tornato dove ha avuto inizio, per fortuna che non mi ero disfatto di questa scrivania. Abbiamo il monitor, qui abbiamo le scatole con tutti i cavi, tutti gli hard disk, qui in teoria c'è altro, lì c'è la camera, è tutto salvo. Sono rimasti in studio solamente frigo, aria condizionata, robe elettroniche che si potrebbero rovinare con un altro alluvione che è previsto, però le ho sollevate un pochettino anche perché adesso non ho dove mettere, cioè non ne posso portare qui a casa. Il giorno dopo dobbiamo fare i conti con quello che è successo, torniamo alla realtà, vediamo in che situazioni è lo studio. L'acqua era arrivata fino a lì. Tutta quella roba lì ci ho messo settimane a portarla lì dentro perché era roba grande, ingombrante, qualcosa comprata su Marketplace, qualcosa trovata per strada, insomma, avevo bisogno di una mano. Sono fortunato e ho dei begli amici che sono venuti in salvo per me. Benvenuto, The Trash Lawyer. Oggi abbiamo tanta trash per Abbiamo te. un sacco di trash da muovere. È venuto anche Milo ad aiutarci. Ovviamente non si lasciano gli amici da soli, no? Quando avevo preso il garage tutti mi dicevano ah sì, pure Steve Jobs aveva iniziato in un garage, pure Bezos. Ma io non penso gli sia mai successa una cosa del genere a loro. Adesso si torna a lavorare dai caffè e dai coworking. Vieni con me. Vengo con te, dai.
ultimi pezzi del puzzle. L'altra l'ho già portata a casa. Ciao Carmela. Grazie del tuo supporto. Dai, vediamo le cose positive. Adesso abbiamo 1 e 2 frighi. Come si dice? 2 friggi. Ovviamente non ho documentato tutto perché ho avuto tanto un down. C'è stata addirittura una mattina che ero a letto e non avevo proprio voglia di alzarmi, e questa cosa a me non succede mai, non mi è mai successa. Ho cercato di accettarla, nel senso è stata una cosa brutta. Con tutto che nel mondo capitano cose peggiori, sarebbe potuto andare peggio, però comunque questo non toglie che è stato difficile. Per fortuna i genitori di Kamala sono rimasti una settimana, hanno allungato il loro soggiorno, quindi abbiamo continuato a fargli esplorare un pochettino la città. Stefano. Senza Stefano. Ok, stiamo mangiando. Davy, show us some Australian traditions. Chips in the beer. Why you do this? Why? Or do you have to have a reason? Ah, ok. Ciao Bragia. È la mia cura, la cosa che davvero mi ha salvato in quel momento è stato il surf. Ho surfato come un pazzo, ho staccato tutto, non ho più visto telefoni, lavori, mail, niente, trascurando ovviamente e perdendomi qualcosa, ma mi sono rigenerato. Un po' come l'anno scorso, quando di questo periodo stavo vivendo un po' una crisi di vita perché non sapevo che fare, se rimanere a vivere in Australia o tornare in Italia, e lì scoprì il surf. Ad un anno di distanza, non so, il caso forse esiste, ho dovuto di nuovo fare scorpacciata di surf per rigenerarmi, e ha funzionato. Per fortuna l'ho condivisa con un amico, un nuovo amico, Milu, conosciuto su Instagram, random, vive anche lui qui in Australia. Questo è il van dove vive. Praticamente c'ha già un botto di tavole sul tetto. Quante ne hai sopra? Lì ce ne sono al momento 3. C'è la quarta a casa degli amici miei e ho preso la quinta. La quinta. E non c'è spazio per vivere dentro. Non c'è spazio per vivere. Adesso c'è un po' un casino. quindi- C'è un casino, C'è la un scusa di casino. tutti. Vabbè, perché c'ho la roba, c'ho le macchine fotografiche, Ah, guardala! vestiti e la nuova Sony. Anche lui si è preso questa FX3, che è la stessa camera che ho preso io un po' di tempo fa. Ho fatto cene di Natale anche con altri amici australiani, tra l'altro, che per me avere amici australiani è motivo di vanto, che mi hanno preparato il tiramisù. Can you believe that you make me feel home like this? I feel like I'm gonna say something else. Can I hug you? L'amore delle persone che mi circondano, il fatto di effettivamente non avere perso più di tanto mi fa riprendere in tempo record. Nel giro di una settimana, arrivati al giorno di Capodanno, che festeggio con altri amici, insomma da quando sono a Sydney ho amici davvero dappertutto. Stiamo per vedere i fuochi di Sydney, i famosi fuochi di Sydney, che qua lo fanno ad un orario conveniente perché la gente va a letto presto, lo fanno alle 21 e poi ne fanno un altro a mezzanotte, però io già dormirò. Bambini alle 21. Per io sono un bimbo. Siamo qui. Siamo un bel gruppo di italo-australiani, più italo che australiani. Io mangio perché ho fame. Abbiamo surfato con Milu 2 ore stamattina. 20:59. Ci siamo, siete carichi? Il nuovo anno è alle porte. Siamo in Alle 9? Siamo in diretta? In diretta su YouTube. Ma non sento il rumore! Siamo lontani. Happy New Year! Tanti auguri a te! Cheers! Vai, tisana, capodanno. Serate pazze. Serate pazze. Meglio di rum e cola.
adesso sono i fuochi quelli di mezzanotte. Uno dei momenti più brutti della mia vita, ma alla fine come abbiamo reagito? Reagendo, facendo qualcosa. Qui la svolta di questa storia. Ho iniziato a nutrire piacere verso il fatto che è successa questa cosa. Ho iniziato a sentire gratitudine. Sono contento di avere il computer di nuovo accanto al letto e sono contento di non avere un posto confinato dove dover andare e invece andare in librerie. Ho riscoperto le librerie. Ragazzi, ho trovato la soluzione al mio ufficio allagato. Benvenuti nel cubo. Un cubo dentro una libreria. Una parte di me è grato che questo sia accaduto perché stavo iniziando un pochettino, non dico a soffrire perché ero felicissimo, se non fosse successo questo sarei ancora lì perché era fighissimo. Però una parte di me è grata perché ha riscoperto il fatto di cambiare posti dove lavoro, incontrare più persone, approfondire nuove amicizie e focalizzarmi su cose che in realtà non determinano il mio lavoro. Perché quando io racconto, devo raccontare storie per gli altri, devo aiutare gli altri a raccontarsi, non mi hai fatto un cazzo a nessuno da dove sto lavorando. Sì, è un piccolo dettaglio che fa la differenza nel mio mindset, però se lo gestisco bene e alterno giornate di lavoro da casa, giornate di lavoro al caffè o alla libreria, alla fine della fiera, un caso che sia successo tutto questo proprio quando avevo finito di sistemarmi, non lo so. Però sicuramente è meglio succedere adesso che dopo in corso d'opera, perché in realtà ho progetti per il 2024 che sono tutti slittati di un mese, inizieranno a febbraio, inclusi la mia campagna di videomaking qui in Australia e la riapertura di Ricotta Academy e la continuazione delle consulenze che faccio private di storytelling e strategia social che praticamente stanno già andando sold out per febbraio stesso. Sono qui, sono tornato. Quest'anno su questo canale vedrete tante cose, non smetterò mai di affrontare challenge belle o brutte che saranno. Sono pronto a spaccare, a prendermi l'Australia e ad aiutare sempre quante più persone possibili sia qui che in Italia a raccontarsi, perché una cosa dopo tutta questa storia l'ho capita: l'unica cosa che possiamo controllare nella vita non sono né azioni di altre persone né avvenimenti esterni come alluvioni, maremoti, ma l'unica vera cosa che possiamo controllare sono le nostre reazioni a tutto questo. Non voglio dire che uno poi deve essere un guru e non deve soffrire, perché tuttora c'ho i coglioni girati per quello che è successo e sono molto stressato, ma sono grato di continuare a fare quello che amo fare, sono grato di poterlo gestire come voglio, con gli orari che voglio, di essere un libero professionista da sempre e di volerlo essere anche nel futuro. Oltre che questo, nella mia sfera personale, circondato da gente che mi ama, non ho bisogno di altro. Poi uno studio più grosso, un team gigante, ci arriviamo a costruirlo, ma non è che sarò felice una volta che avrò quello. Io in realtà, nonostante tutto quello che mi è successo, oggi a gennaio 2024 posso comunque dire di essere felice. Dunque, il mio augurio per voi per quest'anno, a parte tutti gli obiettivi che abbiamo, anch'io devo spaccare, vedrete un sacco di cose qui sul canale, è quello di fare tutto quello, ma cercare anche dov'è la felicità nel momento in cui stiamo respirando adesso. Un buon 2024 in ritardo a tutti e noi ci vediamo settimana prossima che si ricomincia con nuovi video. Ciao!